Ciao, sono Nana e benvenuti nel mio canale Ciao, banana! In genere condivido ricette italiane autentiche, quindi come vengono cucinate dalle nonne italiane, ma recentemente ho trovato una ricetta indonesiana in italiano che è completamente diversa rispetto alla ricetta e dai sapori indonesiani con cui sono cresciuta. Jadi mohon maaf, kali ini aku akan bikin videonya dalam bahasa Itali, tapi subtitle bahasa Indonesia udah aku tulis di bawah ya. Allora, in questo video vi mostrerò come fare nasi goreng, che significa letteralmente riso saltato. Ogni paese asiatico ha la propria ricetta per il riso saltato, ma la differenza più importante tra il riso saltato indonesiano e quello degli altri paesi asiatici è l'uso di ketchup manis. Ho anche vissuto fuori dall'Indonesia per più di 10 anni e capisco benissimo che certe volte è impossibile ricreare piatti indonesiani autentici al di fuori dell'Indonesia, ma proviamo insieme a fare qualcosa più simile possibile alla ricetta indonesiana con gli ingredienti che possiamo trovare qua in Italia. Prima di tutto il riso. Usate il riso jasmine o thailandese o vietnamita o va bene anche basmati. Questa qua è ketchup manis. La salsa di soia dolce indonesiana che è molto più densa rispetto a quella cinese che in genere si trova nei supermercati italiani. Purtroppo è anche molto più difficile trovarla qua. Quindi a meno che non l'abbiate a disposizione usate la salsa di soia normale come questa e aggiungete un po' di zucchero. Poi oyster sauce che rende il tutto più gustoso. Se non sbaglio c'è anche quella vegetariana. Fish sauce. In genere in Indonesia abbiamo terasi, che è pasta di gamberi, però qua uso questo. Scalogno, aglio e peperoncini o qualcosa piccante perché in genere mangiamo molto piccante, però è facoltativo. Carota. Cipolle verdi, che è anche facoltativo, piselli, uova e possiamo abbinare proteine diverse con il nasi goreng. Oggi useremo del pollo avanzato della sera prima. Sale, pepe bianco e olio. In genere usiamo l'olio di semi, però va bene anche l'olio d'oliva.
And that's it! Se il video vi è piaciuto mettete like e per favore condividetelo con i vostri amici, e se avete suggerimenti o se siete interessati ad altre ricette indonesiane o asiatiche che sono possibili da fare in Italia ovviamente, commentate, e per favore non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!